Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi faremo l'unboxing di un piccolo pacchetto che mi è arrivato dalla Cina. È un pacchetto, sono delle esche artificiali che avevo comprato su AliExpress. Ehm, Questo pacchetto io pensavo fosse andato perso, infatti come potete vedere è già aperto. Questo perché diciamo quando è arrivato l'ho aperto subito per vedere quali esche erano, perché ne ho ordinati diversi pacchetti in diversi mesi, diciamo, quindi li sto aspettando un po' tutti. Questo è il primo che è arrivato, l'ho aperto e con mia grande sorpresa sono arrivati i primi artificiali che avevo comprato, che io pensavo fossero andati persi. Infatti questo pacchetto è arrivato con tipo più di un mese di ritardo. Infatti già avevo aperto la disputa per farmi tornare indietro i soldi, e dopo un mese ho avuto la sorpresa. Ora lo apriamo, io il pacchetto già è aperto, perché già l'avevo aperto, però non ho ancora preso proprio in mano le esche, non le ho aperte perché diciamo volevo farlo insieme a voi per darvi le mie prime impressioni. Allora, intanto ci sono due pacchetti, ne ho presi, uno color tipo rosso e uno color bianco. Sono delle imitazioni tipo di ninfette o comunque tipo di gamberetti. E in più il venditore, che è stato gentilissimo, mi ha dato anche un piccolo omaggio, due vermetti, uno verde e uno arancione. Ok, ora li apriremo, apriamo questo. Spero che l'audio si senta bene, sono nella mia stanza, quindi non so come si sente. Allora, questo è l'artificiale, non so se si vede bene. Allora, devo dire che la gomma è molto morbida, puzza abbastanza, diciamo che le esche cinesi sono conosciute anche per la puzza e puzzano abbastanza, sì. La gomma sembra ottima, è abbastanza morbida e abbastanza elastica. Penso che penso funzionino bene. Ora io in questi giorni non sono potuto andare a pescare in questi ultimi tempi, per questo i video non ho caricato altri video, insomma, che un- tra una cosa e un'altra non sono riuscito ad andare a pescare, tra tutto il tempo, tra impegni personali non sono riuscito ad andare a pescare. Questo è quello bianco, molto unto questo, puzza abbastanza anche questo. Sono molto carini, mi piacciono un sacco. Molti ho visto che ne parlano bene di queste esche Freeform, infatti il link che poi magari vi lascio in descrizione l'ho preso da un gruppo di Facebook appunto di pesca Light Rock Fishing. Cioè, un ragazzo li aveva comprati, aveva messo il link e io ne ho approfittato e li ho comprati anch'io. Il prezzo è una cifra bassissima, pagate tipo un euro e 50 più o meno, insomma 3 euro tutti e due pacchetti, quindi diciamo che per il prezzo ne vale la pena. Proviamoli, vediamo come sono, ne parlano bene, quindi ho detto ma sì dai, perché no, tanto per 3 euro. L'unico problema è che bisogna aspettare tanto. Ad esempio io ho aspettato, arrivano più o meno dai 30 ai 60 giorni lavorativi, poi nel mio caso è ritardato di un altro mese e passa, quindi è passato quasi 3 mesi, anzi più di 3 mesi, però alla fine sono arrivati. Ora non vedo l'ora di provarli, vediamo se riesco ad andare a pesca in questi giorni. Questo video lo farò in pratica, ora ho fatto l'unboxing, poi voglio fare anche tipo la prova in acqua, proprio li proverò e poi vi darò le considerazioni finali. Facciamo una sorta di recensione, voglio fare, ecco. Abbiamo anche questi mentre ci siamo, tanto per, se riesco.
E questi sono molto carini. Facciamo questo. Questo sembra una gomma diversa, un po' più dura. Però bellissimo anche questo. Li proverò anche questi, magari se vedo che funzionano li comprerò. Ora sto aspettando altri pacchetti e sto aspettando anche affreschi tipo shad. Sì, sono degli shad da che ho comprato. Speriamo che mi arrivano presto, che li voglio provare. Comunque questo era la prima parte del video, ovvero l'unboxing. Seguirà la prova in acqua e poi se riuscirò ad andare a pescare in questi giorni, se no caricherò prima questo video e poi dopo successivamente la prova in acqua con le considerazioni finali. Va bene, questa prima parte del video è finita, ci vediamo alla prossima. Bene ragazzi, ora proverò per la prima volta insieme a voi le nuove esche di AliExpress, solita testina da 2 grammi e poi ho deciso di montare il gamberetto, quello rosso. Eccolo qua, uno scorfanetto. Eccolo qui, preso con il gamberetto rosso, lo liberiamo. Dai, non c'è male come inizio, dai. Ah, lo stiamo bene. Eccolo qua. Oh. Ghiozzo Paganello. Liberiamo. No! Era grosso, l'ho perso. Ragazzi, siamo arrivati all'ultima parte del video, la parte conclusiva. Ho provato le esche in acqua, devo dire che sono rimasto abbastanza soddisfatto. Come potrete vedere, ho preso uno scorfano e un ghiozzetto con l'artificiale quello rosso. Ho provato anche il bianco, ma ho avuto soltanto qualche mangiata piccola, ma non ho preso nessun pesce. Comunque questo non vuol dire che non è buono l'artificiale, anzi. Il fatto è che magari il bianco io lo uso prevalentemente con acqua un po' più torbida perché è più visibile, quindi date le condizioni dell'acqua che era molto limpida, molto pulita, diciamo che un colore naturale tipo il rosso è più indicato. Infatti quando l'acqua è limpida io uso di più colori naturali come il rosso
oppure il trasparente con i glitter, oppure lo chartreuse, un altro colore che uso parecchio con l'acqua pulita. Invece magari il bianco, colori un po' più brillanti, li uso di più con l'acqua torbida perché appunto fanno un po' più contrasto. Comunque questo era un test così molto veloce. Per fare una vera e propria recensione dovrei provare gli artificiali almeno per un mesetto, cioè dovrei farci più pescate e quindi provarli in diverse situazioni di pesca. Diciamo che comunque con la situazione che c'era ieri quando sono andato a pescare, devo dire che sono rimasto molto soddisfatto. Gli artificiali non hanno avuto nessun tipo di trauma, ovvero i pesci più piccoli non hanno staccato le zampette, le chele, quindi il silicone è molto resistente. Infatti al primo impatto l'avevo visto subito che comunque era abbastanza elastico, morbido, ma allo stesso tempo si vede che comunque è resistente. Come ho detto, ho preso uno scorfono subito, i primi 5 minuti di pesca, e poi dopo un po' un chiozzetto. Altri pesci poi li ho slamati. Purtroppo ne ho perso un bel pesce. Non so bene se era uno scorfono o un ghiozzo, mi è sembrato un ghiozzo, però un ghiozzo già di una taglia interessante. Purtroppo non ho avuto il sangue freddo, infatti quando l'esca ha toccato il fondo, lui è uscito sotto la banchina, io in pratica mi sono un po' agitato, ho avuto un attimo di paura, ho ferrato troppo presto e quindi gliel'ho strappato dalla bocca praticamente. Aspettavo un altro po' che arrivavo a metterlo in bocca bene e riuscivo a ferrarlo. Poi questa è la mia testina autocostruita, che poi ci farò un video dedicato su queste testine, anche perché me l'hanno chiesto soprattutto un ragazzo che ha notato che questa testina ha tipo l'amo tipo Texas, quindi poi ci farò un video apposito. Comunque vabbè, il video è finito, le esche per quello che costano sono validissime, questo ve le consiglio veramente, perché comunque gomma resistente, molto morbida, funzionano perché abbiamo visto che funzionano. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, lasciate un commento e condividete il video. Iscrivetevi al mio canale così potete restare con me, potrete vedere i video che usciranno in futuro. Detto questo, grazie per la visione, alla prossima.